Questa settimana l'Arte del Vangelo presenta la predicazione di Giovanni Battista. Cominciamo con l'opera di Bartolomé Esteban Murillo, Giovanni Battista indica Gesù, realizzata nel 1655 presso l'Art Institute di Chicago, negli Stati Uniti. Bartolomé Esteban Murillo, il primo cognome è del padre, il secondo della madre, e sarà proprio questo secondo quello preferito dall'artista. È stato un pittore barocco nella Spagna del Seicento. Ha realizzato molte opere di carattere religioso, tra cui un tenerissimo giovane Giuseppe con il bambino, ma anche vivaci rappresentazioni di fanciulle e ragazzi. In questo quadro Gesù viene presentato da Giovanni, il precursore, colui che prepara la via al Messia, ed è il punto di collegamento tra le promesse e l'attesa dell'Antico Testamento e il compiersi della venuta del Figlio di Dio. L'iconografia ha evidenziato questo ruolo pedagogico del Battista attraverso il gesto della mano che indica Gesù. Si pensi all'indice del giovane Giovanni dipinto da Leonardo o a quello di Grünewald, posto non all'inizio della predicazione di Cristo, ma al momento della crocifissione. Giovanni reca un lungo bastone sormontato da una piccola croce con la scritta Ecce Agnus Dei. Giovanni, il precursore, è l'ultimo dei profeti ed il primo evangelizzatore. Annuncia la venuta del Messia, riconoscendolo poi in Gesù Cristo. Egli, infatti, è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Hieronymus Bos, in realtà Hieronymus van Aken, è stato un pittore olandese vissuto tra il tardo gotico e il Rinascimento, tra il 1456 e il 1516. Esponente di una dinastia di artisti, di lui abbiamo poche informazioni e le sue opere sono spesso di difficile interpretazione. A 30 anni entrò in una confraternita religiosa presso la cattedrale della sua città natale di 's-Hertogenbosch, che è anche chiamata Den Bosch, da cui deriva il nome con cui il pittore è noto. Dedicata a San Giovanni Evangelista, la chiesa conteneva forse questo retablo come dittico che raggruppava i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista. L'opera Giovanni Battista nel deserto o San Giovanni Battista in meditazione è un esempio di questa complessità e ambiguità di significati. Va tenuto presente che la tavola è mutila, mancando due fasce laterali di circa 15 cm, contenenti forse l'altro Giovanni l'Evangelista a Patmos. Anche la datazione è incerta, posta tra il 1490 e il 1505. Fu esposta al pubblico per la prima volta solo nel 1936. Giovanni Battista è in meditazione, appoggiato a una roccia. Bosch segue l'iconografia classica del Battista. Il suo dito indica il Messia,
ma attraverso il suo simbolo, direttamente l'agnello pasquale del nuovo sacrificio di salvezza. Non sono molte le opere in cui Giovanni, di solito mostrato piuttosto imperioso, non a caso grida nel deserto, assume invece questo tratto meditabondo. Una strana pianta, spesso presente nelle opere di Bosch, prende il centro della scena, con frutti come gusci d'uovo. Un uccello, forse un corvo che rimanda al profeta Elia, si è posato su quello più alto. In basso un altro uccello coglie con il becco come dei frutti di melograno. Raffinate scene di rocce, boschetti, uccelli e animali vari percorrono il dipinto. Uno è un cervo, simbolo di Cristo, l'altro un cinghiale, riferimento a Satana. Una radice è riuscita a spaccare la pietra. In alto, sullo sfondo, migra uno stormo di uccelli in volo. Sulla roccia su cui è appoggiato Giovanni, uno strano animale sembra avvicinarsi a un altro frutto aperto da cui sgorgano dei grani. Fate dunque un frutto degno della conversione, aveva detto il Battista. Nel 1996 nuove tecniche di indagine hanno scoperto l'esistenza accanto a Giovanni del committente dell'opera. Questa figura è poi scomparsa, ma in un certo senso possiamo essere tutti noi. C'è quasi un sorriso nel volto di Giovanni. Mentre gli uomini si aspettano l'arrivo eclatante di un Messia potente, Dio si rivela in segni umili che non si impongono per la loro sfacciata evidenza, ma ci chiedono di essere interpretati, non rifuggono dall'incertezza e dal dubbio. Secondo alcune ipotesi, dietro il pannello c'era un dipinto in grisaglia con scene della Natività di Cristo, secondo uno schema che conosciamo in altre opere. In un caso, ad esempio, abbiamo un retro con una pupilla al cui centro viene rappresentata la Passione con il pellicano che secondo la leggenda nutriva i piccoli con la sua stessa carne. Qui ci doveva essere probabilmente la fenice, simbolo della resurrezione e segno inequivocabile che il Cristo battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cioè è veramente figlio di Dio. Puoi leggere questo racconto nel Vangelo di Matteo al capitolo 3, versetti 1-12.